Ciao ragazzi, qui è Asiaxi. Benvenuti nel 18° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024 alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale appena tornati da Baku. Durante la gara in Azerbaijan abbiamo faticato ancora una volta, seppur riuscendo a lottare con Ocon a lungo. Ma da metà stagione in poi i nostri miglioramenti sono rallentati troppo e alla fine le altre scuderie sono tornate davanti a noi a livello di performance. Non mancano momenti spettacolari come questa doppia sosta praticamente perfetta, ma questi momenti non valgono punti e la situazione è difficile. Ora abbiamo 4 giorni per prepararci prima di spostarci a Singapore per un nuovo weekend di gara. Una cosa che volevo fare prima di partire è cambiare il focus dello sviluppo di Antonelli. Adattabilità, precisione e frenata sono tra i punti più deboli che ha nel repertorio. Caso vuole che tutti e tre siano migliorabili settando il focus sui run brevi. Dovesse sviluppare queste qualità avrebbe tutto per diventare il nostro pilota di punta dalla prossima stagione. Poi abbiamo anche un piccolo problema da risolvere a livello di strutture. Il centro visite si è usurato e aggiornarlo, invece che restaurarlo, non solo riporterà la condizione al massimo, ma migliorerà sensibilmente la nostra commerciabilità. Il tutto investendo solo $150.000, una spesa che al momento possiamo permetterci. Ora però parliamo del Gran Premio che ci attende. Il circuito di Marina Bay è uno dei più impegnativi della Formula 1, un tracciato cittadino che si snoda tra le strade illuminate di Singapore. Con le sue 19 curve, i muretti vicinissimi e le continue frenate, è una sfida costante per piloti e monoposto. Non ci sono lunghi rettilini in cui rifiatare, solo accelerazioni e cambi di direzione continui, che mettono a dura prova la resistenza fisica dei piloti e l'affidabilità delle vetture. Per essere competitivi qui, una monoposto deve avere un altissimo carico aerodinamico per massimizzare l'aderenza in curva e sospensioni ben bilanciate per affrontare l'asperità del tracciato cittadino. Il raffreddamento è cruciale, l'umidità soffocante di Singapore può surriscaldare freni e motori, rendendo la gestione della temperatura un fattore chiave. Il grip meccanico gioca un ruolo decisivo perché le curve strette e le ripartenze mettono a dura prova le gomme. Senza una buona trazione si perde tempo prezioso a ogni uscita di curva. È un circuito che richiede precisione assoluta. Ogni errore può costare caro, data la vicinanza dei muri. Marina Bay è un tracciato che non perdona e che premia il controllo e la strategia più della pura velocità. Vincere qui è un'impresa ed è proprio questo a renderlo uno dei gran premi più affascinanti della stagione. A rendere il tutto più complicato in questo weekend è proprio la pioggia. Infatti le previsioni indicano che domenica pioverà. Non sarà un diluvio, ma una pioggia costante per tutti i 63 giri di gara. Siamo pronti per cominciare il weekend, ma prima settiamo velocemente gli obiettivi per i nostri piloti. Entrambi affronteranno un obiettivo medio che richiede di evitare le ultime due posizioni e vi assicuro che sarà più difficile del previsto. La stagione di Formula 1 prosegue qui, nella Repubblica di Singapore. Il circuito cittadino di Marina Bay è un trionfo di luci. Sembra uscito direttamente da un qualche film di fantascienza, ma credo che la Formula 1 non abbia nulla da invidiare alle emozioni del cinema. Scopriamo cosa è in serbo questo weekend. Durante le 3 sessioni di prove libere, tutto è andato liscio sia per noi che per le altre scuderie. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto il solito ottimo lavoro con Giovinazzi e Berman, che sono estremamente soddisfatti dell'assetto proposto. Addirittura per Giovinazzi è pronta una regolazione all'assetto che porterà la soddisfazione al 98%. Con la fiducia di entrambi da subito alta, possiamo iniziare le qualifiche per la gara di domenica. Archiviate le prove libere, per le squadre è ora di lanciarsi nelle qualifiche. Tenetevi forte, questa è la Formula 1. Siamo pronti per lanciarci per un secondo tentativo, il primo vero e proprio. Siamo in macchina con Berman che ha appena iniziato il suo giro lanciato, ma riesce a fare a malapena le prime 2 curve e deve subito abortire, perché si trova in traiettoria con, tranquillo e soddisfatto del suo giro, come se fosse da solo in pista. Quindi torniamo ai box, aspettiamo che ci sia meno traffico e ripartiamo per l'ultimo tentativo. Il primo settore dei nostri piloti non è male perché entrambi si migliorano, ma se prendiamo sempre Albon come riferimento, nonostante il suo non sia il miglior parziale, siamo comunque mezzo secondo più lenti.
Secondo settore sui livelli del primo tentativo per Berman, mentre davanti Giovinazzi si migliora ancora. Purtroppo è sconcertante la differenza con una Williams, per non parlare dei primi. Chiudiamo il terzo settore sul 24 basso, unico settore sui livelli dei concorrenti, e per il momento ci posizioniamo in 15ª e 16ª posizione. Ovviamente a fine sessione dietro di noi si sono quasi tutti migliorati, relegandoci in 20ª e 22ª posizione. La vedo molto dura. In Q3 Verstappen alla meglio su Leclerc per un solo decimo ed il monegasco verrà anche penalizzato sulla griglia di partenza, così come Ricciardo, che lascerà la sua ottava posizione a quelli dietro di lui. Ci sono altre penalità anche in fondo alla griglia, quindi credo che domani saliremo di qualche casella. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Le strade di Singapore non sono per i deboli di cuore. Qui la minima distrazione può rivelarsi fatale. Le squadre saranno obbligate a massimizzare la deportanza se vogliono garantirsi un vantaggio competitivo in pista. È il giorno della gara, le squadre sono agli ultimi dettagli. Ed è effettivamente così. Infatti Giovinazzi risale di 3 posizioni e partirà dalla 17ª piazza, mentre Berman guadagna solo 2 e partirà 20º. Per quanto riguarda la strategia c'è poco da dire, le previsioni erano corrette, per cui entrambi partiranno con gomma intermedia e poi seguiremo gli sviluppi adattandoci al meteo. Ora però non è più tempo di fare ragionamenti, è arrivato il momento della gara. Le squadre stanno completando le ultime verifiche. Ormai non manca molto alla partenza della gara. Se Pierre Gasly sente il peso delle aspettative, non lo dà a vedere. Il 19° posto non è una sorpresa, ma ha tutte le carte in regola per risalire la classifica. Bene, possiamo andare. Finalmente ci siamo! Ecco il Gran Premio di Singapore. Si spengono le luci e via, partiti! Non è per niente male lo spunto di entrambi i nostri piloti che attaccano rispettivamente Ocon e Sargent. Le due coppie proseguono ruota a ruota per diversi metri, ma alla fine entrambi i nostri avversari riescono a mantenere le rispettive posizioni. Si è concluso il primo giro e ora Giovinazzi è insidiato da Ricciardo. L'australiano e Antonio lottano sul rettilineo per la posizione. Ricciardo però ha preso l'interno e con una staccata perfetta riesce a prendere la posizione. Ma non è l'unico ad essere attaccato. Joe ci ha messo 4 giri per trovare lo spunto giusto, ma alla fine è riuscito ad uscire meglio da una curva e grazie alla migliore accelerazione ha preso e passato Berman, che ha provato a difendersi sfiorando anche il contatto con la Sauber, ma alla fine si è dovuto arrendere. Lungo il rettilineo. Poco più avanti, Gasly è ingaggiato alla lotta con Giovi. I due sono rimasti appaiati per tutte le ultime 3 curve, ma sul rettilineo l'Alpine ha avuto più spunto della nostra Lamborghini e Pierre è riuscito a passare, mentre l'altra Alpine, quella di Ocon, ha fatto un'escursione sbattendo il fondo su un cordolo altissimo. Ricordate bene questo momento per dopo. Qualche giro più tardi, dopo che Sargent aveva già salutato Antonio, è arrivato anche Joe a mettere una pietra tombale sulla nostra gara. Ormai siamo 6 secondi lontani da Gasly e nelle ultime posizioni, anche se pare che Giovinazzi voglia lottare. Riesce a contenere gli attacchi del pilota Sauber per 2 giri, ma all'inizio del 13° Joe ci prova la staccata di curva 1 all'interno della LB1. Antonio non ci sta, allunga la staccata e rimane davanti, favorito dalla traiettoria a favore, per poi chiudergli la porta. Resiste ancora per molti altri giri, ma alla fine Joe si inventa un capolavoro. Approccia la staccata all'esterno ed in trazione riesce a passare Antonio. Il nostro pilota prova a resistere, ma a sua volta all'esterno non riesce a restituire il sorpasso. Ora siamo davvero ultimissimi. Arriva anche l'errore giornaliero di Sargent, bloccaggio e lungo, ma nel tentativo di sbrigarsi a ripartire impatta con le barriere e distrugge l'ala anteriore. Contemporaneamente arriva il ritiro di Ocon, l'escursione sul cordolo ha seriamente danneggiato fondo e cambio e il francese ha detto addio alla gara in anticipo. Giovinazzi con un moto d'orgoglio ha messo insieme una decina di giri più veloci di Gasly, certamente non aiutato dai continui problemi di affidabilità. Chissà che Antonio non riesca veramente a prenderlo.
Ci ha messo altri 4 giri a prenderlo del tutto ed ora il sorpasso è nel mirino. Il pilota francese prova a difendersi duramente chiudendo tutte le traiettorie, ma alla fine lo sto pilota riesce a prenderle l'interno, staccata pazzesca e sorpasso effettuato. Forse finalmente siamo passati all'attacco. Dietro invece Behrman sta tentando di difendersi da Zhou, che si è fermato per cambiare gomme e ci fa notare il nostro pilota che le gomme nostre stanno iniziando a consumarsi e sono quasi a fine vita. Alla fine il pilota Sauber ha perso la pazienza e si è infilato all'interno di Behrman, usando anche le maniere forti, cercando così di costringere il nostro pilota ad alzare il piede, e ci è anche riuscito, riprendendosi la 19ª posizione. E ci ha messo ancora meno tempo Sargent, che una volta sostituite gomme e ala ha ricucito lo strappo e senza faticare troppo ha preso Behrman per poi infilarlo nel giro di poche curve. Il nostro agente meteo prevede un picco di pioggia per gli ultimi 20 giri. Siamo ormai ultimi, vale la pena rischiare di metterle full wet. Ormai le intermedie di inizio gara sono totalmente andate. Entrambi i piloti entrano per la sosta ed entrambi ripartono in circa 2 secondi e 7, senza errori, nonostante fosse una doppia sosta anche in questo caso. L'errore lo commette Giovinazzi, che perde il controllo appena riaperto il gas e distrugge il posteriore impattando sulle barriere. Per qualche giro la strategia ha funzionato, ma ora non riusciamo più a stare in pista. Rientra Behrman per rimettere le intermedie e finire la gara. Invece Giovinazzi si ritira. Continuare in queste condizioni potrebbe portare ad altri danni. Non succede altro nei giri rimanenti e alla fine Norris vince la gara. È finita! Norris conquista la vittoria! La scuderia ha una monoposto eccezionale, questo è vero, ma senza un talento del genere al volante non sarebbe stata sufficiente. Noi invece concludiamo in 20ª posizione con Behrman e ai box con Giovinazzi. Vi lascio i commenti post gara, poi faremo le nostre valutazioni. Certe gare sono destinate a finire male, bisogna imparare ad accettarlo. È sempre un brutto colpo finire la gara in anticipo, ma sono sicuro che farà di tutto per tornare più forte di prima. Lando Norris si gode il risultato e può festeggiare un altro podio in carriera. Terza vittoria dell'anno, con una prestazione che trasmette fiducia alla squadra. Chiusi i conti, Singapore ora si accenderà con la grande festa delle squadre. E un grosso grazie a tutti per essere stati con noi questo weekend a Singapore. Questa volta prepariamoci a salpare oltreoceano per un nuovo appuntamento texano con il Gran Premio degli Stati Uniti. Quindi Norris vince davanti a Perez e Sainz. Straordinario Leclerc, che in questa pista riesce a superare ben 8 auto e si piazza quarto. Male invece Verstappen, che dalla pole conclude solamente quinto. Per quanto ci riguarda devo fare un doppio mea culpa. In questa gara oramai c'era poco da salvare, è vero, ma se avessi seguito la strategia delle altre scuderie probabilmente avremmo quantomeno evitato di spendere molti milioni per riparare i danni all'auto di Antonio. In generale forse invece mi sono adagiato sugli allori dopo i primi miglioramenti ed ora stiamo faticando ancor più che ad inizio stagione. Forse, col senno del poi, avremmo potuto fare di più. Nella classifica piloti Norris recupera 15 punti, ma è ancora lontano da Verstappen, e le gare sono sempre meno. Perez invece insidia da vicino la terza posizione di Sainz, che dista un solo punto. Nei costruttori, Red Bull guadagna 2 punti su Ferrari, ed è ormai certa del titolo, mentre McLaren recupera qualche punto sul secondo posto, ma non abbastanza per il controsorpasso. Noi invece siamo sempre più ultimi, ed ormai ci vorrebbe un vero e proprio miracolo per riuscire a risalire la classifica. Tra 25 giorni negli Stati Uniti andrà in scena un weekend sprint, ma per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se volete sostenere Giovinazzi che deve sopportare i miei errori, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo ad Austin per il Gran Premio delle Americhe.